Se pensi come il 90% delle persone, avrai i risultati del 90% delle persone, ma esiste una differenza fondamentale tra chi vince sempre e chi si accontenta delle briciole. Marco Aurelio, l'imperatore più potente del mondo, lo sapeva bene. Oggi scoprirai i 7 pilastri mentali che separano i vincitori dai sognatori. Preparati, perché quello che sentirai cambierà tutto. La conquista della paura. La paura ti sussurra: non ce la farai mai. E sai cosa fanno i vincitori? La guardano dritta negli occhi e le rispondono: guardami e impara. Epitteto era uno schiavo, eppure è diventato uno dei filosofi più influenti della storia, perché ha capito una verità scomoda: la paura non è il nemico, è il segnale che stai per fare qualcosa di importante. Ti racconto cosa accadde a Marco Aurelio quando dovette affrontare la peste antonina. L'impero stava crollando, i soldati morivano, il popolo era terrorizzato. Aveva tutte le ragioni per cedere alla paura. Invece scrisse: quando ti svegli al mattino, pensa al prezioso privilegio che hai di essere vivo, di respirare, di pensare, di godere, di amare. Quella non era negazione della realtà, era dominanza mentale. I vincitori maturi hanno un vantaggio: conoscono il sapore del fallimento. Sanno che il mondo non crolla quando le cose vanno male. Sanno che ogni crisi è stata superata, ogni tempesta è passata. Questa consapevolezza li rende indistruttibili. La paura oggi è diversa. Non è più la paura del leone nella savana, è la paura del giudizio, della perdita della propria posizione, del cambiamento. È la paura di scoprire che hai sprecato anni della tua vita inseguendo le cose sbagliate. E questa paura è giustificata, perché è vera. Ecco il paradosso: solo quando accetti questa verità puoi liberartene. Solo quando ammetti che hai paura di aver sbagliato, puoi iniziare a fare le cose giuste. Seneca aveva una pratica particolare. Ogni mese, per una settimana, viveva come un povero. Dormiva per terra, mangiava pane e acqua, si vestiva con stracci. Perché? Per confrontare la paura con la realtà, per scoprire che quello che temeva di perdere non era poi così importante. I vincitori non scappano dalla paura, la studiano, la smontano, la utilizzano. Quando hai paura di fallire in un progetto, quella paura ti sta dicendo: questo progetto è importante per te. Quando hai paura di parlare in pubblico, quella paura ti sta dicendo: il tuo messaggio può fare la differenza. Quando hai paura di cambiare carriera, quella paura ti sta dicendo: la tua vita attuale non ti soddisfa più. La paura è informazione, i perdenti la ignorano, i vincitori la decodificano. C'è una paura più profonda, più subdola. La paura del successo. Perché se ottieni quello che vuoi, dovrai ammettere che avresti potuto averlo anche prima. Dovrai affrontare il rimpianto del tempo perduto. I vincitori accettano anche questo. Accettano che il passato non può essere cambiato, ma il futuro sì. Accettano che il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa, ma il secondo miglior momento è oggi. Marco Aurelio aveva un esercizio mentale devastante. Immaginava di perdere tutto quello che aveva: il potere, la ricchezza, la famiglia. Poi si chiedeva: chi sarei senza tutto questo? La risposta era sempre la stessa: sarei ancora me stesso, sarei ancora capace di scegliere come reagire. Questa è la libertà ultima, la libertà di scegliere la tua risposta a qualsiasi situazione. Per i prossimi 7 giorni, ogni volta che senti paura, fermati e chiediti: che informazione mi sta dando questa paura? Scrivi la risposta, poi chiediti: se non avessi questa paura, cosa farei? E fai esattamente quello, per 7 giorni. Vedrai come la paura da nemica diventerà consigliera. C'è qualcosa di ancora più potente della conquista della paura, qualcosa che trasforma non solo come reagisci al mondo, ma come il mondo reagisce a te. E questo lo scoprirai nel prossimo capitolo. L'etica del lavoro superiore. Seneca era l'uomo più ricco di Roma, ma lavorava dall'alba al tramonto, perché aveva capito il segreto che i mediocri non capiranno mai. Il lavoro non è una punizione, è un privilegio.
Non sto parlando del lavoro come lo intende la massa. Non sto parlando di ore infinite davanti a un computer, di stress, di esaurimento. Sto parlando di qualcosa completamente diversa. Sto parlando del lavoro come espressione della tua identità più profonda. I vincitori maturi hanno capito una cosa che i giovani non possono comprendere. Il tempo è l'unica valuta che non puoi guadagnare. Puoi solo spenderla. E come la spendi determina chi diventi. Seneca aveva una regola ferrea. Ogni giorno doveva creare più valore di quello che consumava. Non solo economicamente, intellettualmente, emotivamente, spiritualmente. Doveva lasciare il mondo leggermente migliore di come lo aveva trovato. Questa è l'etica del lavoro superiore. Viviamo in un'epoca di distrazioni infinite. Social media, notifiche, riunioni inutili, conversazioni vuote. La maggior parte delle persone confonde essere occupati con essere produttivi. Confonde il movimento con il progresso. I vincitori no. I vincitori hanno imparato l'arte della sottrazione. Marco Aurelio governava un impero, ma ogni mattina si alzava prima dell'alba per meditare e scrivere. Non perché avesse tempo libero, perché aveva capito che se non nutri la tua mente ti divora. Aveva anche un'altra abitudine. Ogni sera prima di dormire si chiedeva: oggi ho fatto qualcosa che mi rende orgoglioso di essere vivo. Se la risposta era no, il giorno successivo correggeva il tiro. Questa è responsabilità personale portata all'estremo. L'etica del lavoro superiore non riguarda solo quello che fai, riguarda come lo fai, riguarda lo standard che ti imponi. Epitteto insegnava che ci sono 3 livelli di approccio al lavoro. Il primo livello è il lavoro per necessità. Lavori perché devi pagare le bollette. Questo è sopravvivenza. Il secondo livello è il lavoro per aspirazione. Lavori per ottenere qualcosa, successo, riconoscimento, sicurezza. Questo è progresso. Il terzo livello è il lavoro per espressione. Lavori perché quello che fai riflette chi sei nel profondo. Questo è maestria. I perdenti rimangono al primo livello tutta la vita. I vincitori aspirano al terzo. Ma come si arriva al terzo livello? Come si trasforma il lavoro da obbligo a espressione? Prima di tutto, devi smettere di vedere il lavoro come separato da te. Il tuo lavoro non è qualcosa che fai, è qualcosa che sei. Se fai il medico, non sei una persona che pratica medicina, sei medicina incarnata. Se fai l'insegnante, non sei una persona che trasmette conoscenza, sei conoscenza vivente. Questo cambiamento di prospettiva cambia tutto. Secondo, devi accettare che l'eccellenza non è un incidente. È una scelta che fai ogni giorno, ogni ora, ogni momento. È scegliere di fare le cose giuste anche quando nessuno ti guarda. È curare i dettagli che gli altri ignorano. Seneca aveva un detto: ogni attività è sacra se compiuta con presenza totale. Non importa se stai scrivendo un contratto o lavando i piatti, se lo fai con presenza totale, diventa un atto di maestria. C'è un segreto che i vincitori maturi conoscono e che i giovani devono ancora imparare. La vera produttività non viene dall'aggiungere, viene dal togliere. Togliere le attività che non aggiungono valore, togliere le relazioni che ti prosciugano energia, togliere le abitudini che ti mantengono mediocre. Steve Jobs diceva: l'innovazione è dire no a 1000 cose. Seneca lo aveva capito 2000 anni prima. Non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto. I vincitori proteggono il loro tempo come un avaro protegge l'oro, perché sanno che il tempo investito bene si moltiplica. Il tempo sprecato sparisce per sempre. L'etica del lavoro superiore ha anche un aspetto più profondo, più spirituale. Ha a che fare con l'eredità. Ogni giorno che passi su questa terra stai scrivendo la tua eredità, non solo quello che lasci ai tuoi figli, quello che lasci al mondo, le persone che hai influenzato, i problemi che hai risolto, il valore che hai creato. I vincitori si alzano ogni mattina con questa consapevolezza. Si chiedono: se oggi fosse il mio ultimo giorno, come lo vivrei? E poi vivono ogni giorno come se fosse il primo del resto della loro vita. Questa non è retorica motivazionale, questa è filosofia applicata.
Per le prossime 2 settimane tieni un diario del valore. Ogni sera, prima di dormire, scrivi 3 cose. 1. Che valore ho creato oggi? 2. Che valore ho consumato oggi? 3. Il bilancio è positivo o negativo? Se per 2 giorni consecutivi il bilancio è negativo, cambia qualcosa nel tuo approccio al lavoro il giorno seguente. Ma il lavoro superiore è solo la fondazione, perché senza la prossima qualità che analizzeremo, anche il lavoro più brillante può crollare al primo ostacolo serio. E di ostacoli ne arriveranno molti. Il potere dello scopo. Marco Aurelio governava un impero. Epitteto insegnava la saggezza. Seneca costruiva ricchezze. Tutti e 3 avevano una cosa in comune: uno scopo più grande di loro stessi. E questo li rendeva indistruttibili. Ti spiego cosa intendo davvero per scopo, perché la parola è stata talmente abusata che ha perso significato. Non sto parlando di slogan motivazionali. Non sto parlando di seguire la tua passione. Sto parlando di qualcosa di molto più profondo e pratico. Sto parlando della ragione per cui vale la pena alzarsi al mattino, anche quando tutto va male. Come si trova uno scopo autentico? Come si distingue una vera missione da un capriccio passeggero? Prima di tutto, devi capire che lo scopo non è qualcosa che trovi, è qualcosa che scegli. E una volta scelto, devi alimentarlo ogni giorno con le tue azioni. Marco Aurelio non si svegliava un mattino e decideva: oggi governerò l'impero per il bene di Roma. Aveva fatto quella scelta una volta, profondamente, e poi ogni sua azione quotidiana rifletteva quella scelta. Il vero scopo ha 3 caratteristiche. Prima, è più grande di te. Se il tuo scopo riguarda solo te stesso, non è un scopo. È un desiderio egoistico. Il vero scopo riguarda sempre il contributo che dai al mondo. Seconda, è concreto. Non è rendere il mondo migliore. È ridurre la sofferenza di chi ha il diabete attraverso la mia ricerca medica. Non è aiutare le persone. È insegnare ai genitori come comunicare meglio con i loro figli adolescenti. Terza, è sostenibile. Puoi dedicarci la tua vita senza bruciarti. Anzi, più ci lavori, più energia hai. Lo scopo non elimina la sofferenza, la trasforma. Quando hai uno scopo autentico, le difficoltà non spariscono, diventano significative. Il dolore non diminuisce, diventa sopportabile. I sacrifici non si riducono, diventano investimenti. Seneca lo spiegava così: ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio. Per vivere il tuo vero scopo, devi lasciare andare l'idea di chi pensavi di dover essere. E questa è la parte più difficile, soprattutto quando hai già costruito una vita, una carriera, una reputazione. Quando hai responsabilità, mutui, famiglie da mantenere. I vincitori maturi affrontano una sfida unica: come riallineare la propria vita con il proprio scopo senza distruggere tutto quello che hanno costruito. La risposta è gradualmente, ma inesorabilmente. Marco Aurelio non è diventato imperatore filosofo da un giorno all'altro. Ha iniziato applicando i principi stoici alle sue decisioni quotidiane. Ha iniziato trattando ogni interazione come un'opportunità per servire Roma meglio. Poco a poco la sua identità si è trasformata. Come si fa praticamente? Come si trasforma uno scopo da idea a realtà? Primo, identifica le tue competenze, non quello che ti piace fare, quello che sai fare meglio degli altri, le competenze che hai sviluppato attraverso anni di esperienza, anche se in campi che ora non ti soddisfano più. Secondo, identifica i problemi del mondo che ti fanno arrabbiare davvero, non le ingiustizie generiche, i problemi specifici che, quando li vedi, senti un fuoco nello stomaco. Terzo, trova l'intersezione, dove le tue competenze uniche possono risolvere i problemi che ti stanno a cuore. Quello è il tuo territorio. Ma attenzione, il territorio non è lo scopo. Il territorio è dove operi. Lo scopo è perché operi. Epitteto insegnava che lo scopo più profondo è sempre lo stesso: diventare la migliore versione di se stessi per servire qualcosa di più grande. Tutto il resto sono solo variazioni su questo tema. Ecco dove molti si perdono, confondono lo scopo con l'obiettivo. L'obiettivo è specifico e temporale.
Voglio perdere 10 kg entro giugno. Lo scopo è generale e permanente. Voglio essere un esempio di vita sana per i miei figli. Gli obiettivi si raggiungono, lo scopo si vive. I vincitori usano gli obiettivi come tappe di un viaggio, il cui scopo è la destinazione finale. Anche se non raggiungono un obiettivo specifico, rimangono sulla strada giusta perché sanno dove stanno andando. Il potere vero dello scopo non è nella motivazione, è nella resilienza. Quando hai uno scopo chiaro, le battute d'arresto diventano dettagli tecnici. Quando sai perché stai lottando, non importa quanto dura sia la lotta. Marco Aurelio ha affrontato guerre, pestilenze, tradimenti, perdite personali devastanti, ma non ha mai perso la bussola perché sapeva che il suo scopo era servire Roma. Ogni crisi era solo un test per vedere quanto era serio rispetto al suo impegno. E qui arriviamo al paradosso più potente dello scopo. Più è grande, più ti rende libero. Sembra il contrario, vero? Sembra che avere uno scopo ti limiti, ti vincoli, ti costringa. In realtà è l'opposto. Quando sai esattamente perché esisti, ogni decisione diventa facile. Ogni opportunità viene filtrata attraverso una domanda semplice. Questo mi avvicina al mio scopo o me ne allontana? Non devi più sprecare energia mentale su 1000 possibilità, devi solo seguire la strada che hai scelto. Il vero potere dello scopo si manifesta nei momenti più bui, quando tutto sembra perduto, quando le persone intorno a te si arrendono, quando anche tu sei tentato di mollare. In quei momenti lo scopo non è quello che fai, è quello che sei. Prendi un foglio bianco, scrivi in cima: se avessi risorse infinite e non potessi fallire, cosa farebbero le mie mani per i prossimi 10 anni? Scrivi per 20 minuti senza fermarti, non censurare nulla. Alla fine cerchia le 3 idee che ti danno più energia quando le leggi. Quelle 3 idee contengono i semi del tuo scopo, ma avere uno scopo è solo l'inizio, perché il mondo non ti darà quello che meriti solo perché hai uno scopo nobile. Il mondo ti darà quello che sai prendere, e per prenderlo hai bisogno della qualità più rara di tutte. Focus assoluto e standard elevati. Marco Aurelio aveva un impero da governare, guerre da combattere, senatori da gestire. Eppure trovava il tempo per scrivere le sue meditazioni. Come faceva? Focus assoluto. Il focus di cui sto parlando non è concentrazione. La concentrazione è uno sforzo temporaneo. Il focus è un modo di essere permanente. Il focus è l'arte di dire no a tutto quello che non è essenziale, anche quando è buono, soprattutto quando è buono, perché il nemico dell'eccellente non è il pessimo, è il buono. Viviamo nell'epoca dell'abbondanza, abbondanza di opportunità, di informazioni, di possibilità, e questa abbondanza ci sta uccidendo, perché il cervello umano non è evoluto per gestire infinite opzioni, è evoluto per sopravvivere in un ambiente con risorse scarse. Quando le opzioni sono troppe, il cervello va in sovraccarico e fa una cosa: procrastina. I vincitori hanno imparato a creare scarsità artificiale, si autolimitano, si autovincolano, scelgono poche cose e le fanno straordinariamente bene invece di fare tante cose in modo mediocre. Seneca aveva una regola rigida: ogni nuovo impegno doveva essere più importante di quello che stava già facendo. Se non lo era, diceva no, senza eccezioni, senza giustificazioni. Questa regola lo ha reso l'uomo più influente di Roma. Ma il focus non è solo su cosa fai, è su come lo fai, è sullo standard che ti imponi. E qui arriviamo al secondo pilastro: gli standard elevati. I vincitori non si accontentano di fare bene, vogliono fare meglio di chiunque altro, non per vanità, per necessità, perché hanno capito una verità che i mediocri non accettano. In un mondo competitivo, abbastanza buono non è abbastanza buono. O sei straordinario, o sei sostituibile. Marco Aurelio non si accontentava di essere un buon imperatore, voleva essere l'imperatore migliore che Roma avesse mai avuto. Non per ego, per dovere verso i suoi sudditi. Standard elevati non significa perfezionismo. Il perfezionismo è paralizzante. Gli standard elevati sono liberanti. Il perfezionista non inizia mai perché ha paura di sbagliare.
Chi ha standard elevati inizia subito e migliora lungo il cammino. Il perfezionista vuole che tutto sia perfetto. Chi ha standard elevati vuole che tutto sia eccellente. E l'eccellenza è raggiungibile. La perfezione no. Seneca scriveva: meglio fare qualcosa di imperfetto che non fare nulla di perfetto. Come si sviluppano standard elevati e autentici? Come si distingue l'ambizione sana dall'ossessione tossica? Primo, gli standard elevati sono personali, non comparativi. Non riguardano l'essere migliore degli altri, riguardano l'essere migliore di chi eri ieri. Secondo, gli standard elevati riguardano il come fai le cose, non il cosa ottieni. Non si tratta del traguardo che raggiungi, si tratta del modo in cui ci arrivi. Terzo, gli standard elevati sono sostenibili. Puoi mantenerli per anni senza bruciarti. Anzi, più li pratichi, più diventano naturali. Ecco il segreto che separa i vincitori dai sognatori. I vincitori applicano standard elevati anche alle cose piccole, soprattutto alle cose piccole. Come rispondi alle email, come ti vesti per andare al lavoro, come tratti il cameriere al ristorante, come tieni in ordine la tua scrivania, perché hanno capito che l'eccellenza non è un atto, è un'abitudine e le abitudini si formano nei dettagli. Marco Aurelio si alzava prima dell'alba non perché doveva governare l'impero, si alzava prima dell'alba perché aveva scelto di essere una persona che si alza prima dell'alba. Il comportamento seguiva l'identità, non il contrario. Il focus e gli standard elevati hanno un nemico subdolo, la dispersione. In un mondo di notifiche infinite, il focus è diventato un superpotere. Chi riesce a concentrarsi profondamente su una cosa alla volta, vince. La concentrazione profonda non è naturale, va allenata come un muscolo. Epitteto aveva un esercizio potente. Ogni giorno sceglieva un'attività e la faceva con attenzione totale per almeno un'ora. Poteva essere studiare, scrivere, camminare. L'importante era che per quell'ora esistesse solo quell'attività. Niente distrazioni, niente multitasking, niente interruzioni. Un'ora di focus assoluto al giorno, per anni. Il risultato? Una capacità di concentrazione che i suoi contemporanei consideravano sovrumana. Non era sovrumana, era allenata. E qui arriviamo al paradosso del focus. Più ti concentri su meno cose, più risultati ottieni. Non solo in quelle cose, in tutto, perché il focus è trasferibile. La capacità di concentrarti profondamente su una cosa ti rende migliore in tutto quello che fai. C'è un aspetto del focus che spesso viene ignorato, il focus emotivo. Non basta concentrarsi su cosa fai, devi concentrarti su come ti senti mentre lo fai. I vincitori hanno imparato a entrare in quello che gli psicologi chiamano stato di flusso, quello stato di concentrazione totale, dove il tempo sparisce e tutto diventa facile. Ma il flusso non è un incidente, è una competenza. Si raggiunge quando c'è equilibrio perfetto tra la difficoltà del compito e le tue competenze. Troppo facile, ti annoi, troppo difficile, ti stressi, ma quando è giusto, entri nella zona. E nella zona tutto è possibile. Seneca descriveva questo stato come essere completamente presente nel momento che stai vivendo, non nel passato, non nel futuro. Qui, ora, in questa attività, con questa persona, su questo problema. Per raggiungere questo stato devi eliminare tutto quello che lo impedisce. Le notifiche del telefono, le preoccupazioni per il futuro, i rimpianti per il passato, le persone che ti prosciugano energia. Devi creare un ambiente che supporti il tuo focus invece di distruggerlo. Per i prossimi 21 giorni, scegli ogni giorno un compito importante. Dedicagli un'ora di focus assoluto. Telefono spento, porte chiuse, niente interruzioni. Se la mente vaga, riportala gentilmente al compito. Dopo 21 giorni, la tua capacità di concentrazione sarà trasformata. Ma anche il focus più potente è inutile se applicato nella direzione sbagliata. E per trovare la direzione giusta, hai bisogno di qualcosa che la maggior parte delle persone ha dimenticato come si fa. Il viaggio verso la maestria. Il successo non è una destinazione, è un modo di viaggiare. E questa non è una frase motivazionale,
è la verità più pratica che i vincitori maturi hanno imparato. Perché quando sei giovane, pensi che il successo sia una montagna da scalare. Arrivi in cima, pianti la bandiera e hai vinto. Ma quando diventi più saggio, capisci che non c'è nessuna cima. Ci sono solo montagne sempre più alte. E questo è liberante, perché significa che ogni giorno è un nuovo inizio. Ogni giorno è una nuova opportunità di diventare migliore. Ogni giorno è un nuovo livello da sbloccare. Marco Aurelio, l'uomo più potente del mondo, si svegliava ogni mattina e si diceva: «Oggi imparerò qualcosa che mi renderà più saggio di ieri», dopo aver governato l'impero più grande della storia. Questa è la mentalità del viaggio verso la maestria. La maestria non è competenza tecnica. Puoi essere tecnicamente competente e rimanere mediocre. La maestria è qualcosa di più profondo. La maestria è l'integrazione totale tra chi sei e quello che fai. È quando il tuo lavoro diventa espressione naturale della tua identità più autentica. È quando non devi più sforzarti di essere bravo, perché la bravura è diventata parte di te. Seneca lo spiegava così: quando smetti di diventare, inizi a morire. La maestria è il processo di diventare continuamente. Come si intraprende questo viaggio? Come si passa dalla competenza alla maestria? Prima di tutto, devi cambiare la tua relazione con il fallimento. I principianti vedono il fallimento come prova che non sono portati. I competenti vedono il fallimento come ostacolo da evitare. I maestri vedono il fallimento come informazioni da accogliere. Ogni fallimento contiene un insegnamento. Ogni errore nasconde un'opportunità di miglioramento. Ogni sconfitta è un masterclass gratuito. Per estrarre questo valore, devi sviluppare quello che Epitteto chiamava amor fati, amore del destino, non accettazione passiva, amore attivo. Amare anche quello che va storto, perché sai che ti sta insegnando qualcosa che non avresti potuto imparare altrimenti. Marco Aurelio scriveva: «L'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Ciò che ostacola diventa la via». Questa non è filosofia astratta, è strategia di vita. Quando un ostacolo blocca il tuo percorso, invece di lamentarti o aggirarlo, lo usi come materiale per costruire una strada migliore. Il viaggio verso la maestria ha anche un aspetto temporale, la pazienza strategica. Viviamo in un mondo di gratificazione istantanea. Vogliamo risultati immediati, riconoscimento veloce, successo ora. La maestria opera su scale temporali diverse. Si misura in anni, non in giorni, in decenni, non in mesi. E questa è un'opportunità incredibile per chi ha già accumulato esperienza di vita. Perché quando hai vissuto abbastanza da vedere i cicli, capisci che la vera vittoria non è essere primi nella corsa, è essere ancora in corsa quando tutti gli altri si sono fermati. La maestria è resistenza, è longevità, è consistenza nel tempo. Seneca aveva un approccio particolare al miglioramento continuo. Ogni sera si faceva 3 domande. Cosa ho fatto oggi che non sapevo fare ieri? Che errore ho commesso e cosa mi ha insegnato? Come applicherò domani quello che ho imparato oggi? 3 domande semplici, praticate per anni. Il risultato? Crescita composta. Perché il miglioramento, come l'interesse composto, sembra lento all'inizio, ma diventa esplosivo nel tempo. Un miglioramento dell'1% al giorno ti rende 37 volte migliore nell'arco di un anno. Un peggioramento dell'1% al giorno ti riduce quasi a 0. La differenza tra crescita e declino è sottile quotidianamente, ma drammatica nel lungo termine. La maestria non riguarda solo competenze tecniche, riguarda saggezza emotiva, saper gestire la pressione, saper comunicare con persone difficili, saper mantenere l'equilibrio durante le crisi, saper ispirare altri anche quando tu stesso sei scoraggiato. Queste competenze si sviluppano solo attraverso l'esperienza, non le puoi imparare dai libri. Non le puoi acquisire in un corso, le devi vivere. E questo è il vantaggio di chi ha già vissuto. Hai un archivio di esperienze che i più giovani non possiedono. Hai visto abbastanza cicli da riconoscere gli schemi. Hai fatto abbastanza errori da evitare le trappole più comuni. Il tuo compito non è competere con chi ha 20 anni di meno. È usare i tuoi 20 anni di esperienza in più. La maestria ha anche un aspetto creativo che spesso viene trascurato. I principianti seguono le regole,
I competenti conoscono le regole. I maestri riscrivono le regole. Quando hai padroneggiato i fondamentali, puoi iniziare a improvvisare. Quando conosci le regole perfettamente, puoi permetterti di infrangerle creativamente. Per arrivare a questo livello, devi prima attraversare quello che tutti i maestri chiamano la valle della disperazione. È quel momento nel viaggio verso la maestria dove sei già troppo avanti per essere soddisfatto dai risultati da principiante, ma non ancora abbastanza avanti per vedere i frutti della maestria. È quando sai abbastanza da riconoscere quanto non sai. È quando la tua competenza è sufficiente per vedere i tuoi limiti chiaramente. Molti si fermano qui, molti tornano indietro, molti cambiano strada. I vincitori si spingono attraverso questa valle, perché sanno che dall'altra parte c'è qualcosa di straordinario, la zona dove il lavoro diventa gioco, dove la fatica diventa piacere, dove la sfida diventa danza. Epitteto chiamava questo il momento del risveglio, quando comprendi che il viaggio verso la maestria non è qualcosa che fai, è qualcosa che sei. Identifica una competenza che vuoi sviluppare verso la maestria. Per i prossimi 30 giorni, dedicale almeno 30 minuti ogni giorno. Non concentrarti sui risultati, concentrati sul processo. Tieni un diario di apprendimento. Cosa hai notato oggi che non avevi mai notato prima? Alla fine dei 30 giorni non guarderai quanto sei migliorato. Guarderai come è cambiato il tuo rapporto con l'apprendimento stesso. C'è qualcosa di ancora più potente della maestria tecnica, qualcosa che può trasformare non solo le tue competenze, ma la tua intera esperienza di vita. E paradossalmente è qualcosa che più ottieni, più devi coltivare. Gratitudine strategica e umiltà vincente. Ecco il paradosso dei vincitori. Più ottengono, più sono grati. Più vincono, più restano umili. E questo non è buonismo, è strategia pura, perché la gratitudine e l'umiltà non sono virtù passive, sono strumenti attivi di crescita continua. Seneca, l'uomo più ricco di Roma, ogni sera ringraziava per 3 cose: le sfide che lo avevano fatto crescere, le persone che lo avevano aiutato e le opportunità che aveva davanti. Non lo faceva per essere una brava persona, lo faceva perché aveva scoperto che la gratitudine è il carburante della crescita. Ora ti spiego cosa intendo per gratitudine strategica. Non sto parlando della gratitudine superficiale. Sono grato per quello che ho. Sto parlando della gratitudine profonda. Sono grato per quello che ogni esperienza mi ha insegnato, anche le esperienze dolorose, soprattutto quelle, perché i vincitori maturi hanno capito una cosa che i giovani devono ancora imparare. Ogni esperienza è stata necessaria per portarti dove sei oggi. Se togli anche solo un'esperienza negativa dal tuo passato, non saresti la persona che sei ora. E la persona che sei ora è l'unica che può creare il futuro che vuoi. Questo è il livello più profondo di gratitudine, ringraziare per l'intero percorso, non solo per i successi. Marco Aurelio scriveva: accetta le cose che ti capitano come se le avessi scelte tu stesso, non rassegnazione, accettazione attiva, perché quando accetti che tutto quello che ti è capitato era necessario, smetti di sprecare energia nei rimpianti e la incanali nella creazione. La gratitudine strategica ha un altro aspetto: ti rende magnetico. Le persone sono naturalmente attratte da chi è genuinamente grato, non grato in modo forzato o artificiale, grato in modo autentico e profondo, perché la gratitudine autentica comunica abbondanza. Comunica che hai già tanto, che puoi permetterti di apprezzare quello che hai invece di concentrarti solo su quello che ti manca. E l'abbondanza attrae abbondanza. La gratitudine strategica non è accontentarsi, è l'opposto. Quando sei genuinamente grato per quello che hai, puoi desiderare di più senza essere disperato, puoi ambire a obiettivi più grandi senza essere ansioso, puoi correre rischi maggiori senza essere terrorizzato, perché sai che anche se non funziona, avrai comunque qualcosa per cui essere grato. Questa è sicurezza emotiva, e la sicurezza emotiva è la base di ogni grande successo. La gratitudine ha una sorella gemella, l'umiltà, e qui dobbiamo fare chiarezza, perché l'umiltà è stata fraintesa. L'umiltà non è sottovalutarsi, non è essere modesti sui propri successi.
non è sminuire i propri talenti. L'umiltà è riconoscere accuratamente la realtà, riconoscere quello che sai e quello che non sai, riconoscere quello che puoi controllare e quello che non puoi controllare, riconoscere quello che hai fatto da solo e quello per cui hai avuto aiuto. Epitteto, che da schiavo è diventato il filosofo più rispettato di Roma, diceva: l'umiltà è sapere esattamente dove sei sulla mappa della realtà. Se sei bravo in qualcosa, l'umiltà è riconoscerlo. Se non sei bravo in qualcosa, l'umiltà è ammetterlo. L'umiltà vincente ha una caratteristica particolare: è orientata al futuro. Non si concentra su quanto sei bravo ora, si concentra su quanto puoi diventare bravo. I vincitori umili sanno che non importa quanto hanno ottenuto, c'è sempre un livello superiore da raggiungere, sempre qualcosa da imparare, sempre qualcuno da cui imparare, e questo li mantiene affamati, li mantiene curiosi, li mantiene in crescita. Marco Aurelio, l'uomo più potente del mondo antico, ha studiato per tutta la vita, perché sapeva che il momento in cui smetti di imparare è il momento in cui inizi a morire. L'umiltà vincente ha anche un aspetto sociale cruciale, ti rende un leader migliore, perché le persone seguono chi le fa sentire importanti, non chi cerca di dimostrare quanto è importante lui. Quando sei genuinamente umile, ascolti davvero. Quando ascolti davvero, capisci davvero. Quando capisci davvero, puoi aiutare davvero. E quando aiuti davvero le persone, loro vogliono aiutare te. Seneca aveva una regola. In ogni conversazione doveva imparare qualcosa di nuovo dalla persona con cui stava parlando. Non importava se era l'imperatore o lo schiavo più giovane. Questa regola lo ha reso l'uomo più influente di Roma. C'è un aspetto dell'umiltà che è particolarmente importante per chi ha già raggiunto un certo livello di successo: l'umiltà temporale. Riconoscere che il tuo successo passato non garantisce il successo futuro, che le competenze che ti hanno portato fin qui potrebbero non essere sufficienti per portarti dove vuoi andare. Il mondo cambia, i mercati evolvono, le tecnologie avanzano, le regole del gioco si modificano, i vincitori umili si adattano, i perdenti arroganti insistono che il mondo dovrebbe adattarsi a loro. Forse l'aspetto più potente dell'umiltà è questo: ti libera dal bisogno di avere sempre ragione. Quando non hai bisogno di avere sempre ragione, puoi concentrarti su quello che funziona davvero. Quando non devi proteggere il tuo ego, puoi proteggere i tuoi risultati. Quando non devi dimostrare di essere il più intelligente nella stanza, puoi concentrarti su come rendere la stanza più intelligente. Questa è leadership vera. Per le prossime 4 settimane pratica il diario della gratitudine strategica. Ogni sera scrivi: 1. Una cosa per cui sei grato che è andata bene oggi. 2. Una cosa per cui sei grato che è andata male oggi e cosa ti ha insegnato. 3. Una persona che ti ha aiutato oggi, anche in piccolo, e come puoi ricambiare. Dopo 4 settimane, la tua percezione della realtà sarà completamente trasformata. La gratitudine e l'umiltà da sole non bastano, perché puoi essere il più grato e umile del mondo, ma se non hai l'ultima qualità che analizzeremo, resterai sempre uno spettatore della tua vita invece di diventarne il regista. L'integrazione quotidiana. Ora arriva la parte più importante: come metti tutto insieme. Perché la conoscenza senza azione è solo intrattenimento intellettuale, e tu non sei qui per intrattenerti, sei qui per trasformarti. I vincitori maturi hanno capito una verità nuda e cruda. La differenza tra chi cambia vita e chi rimane sempre uguale non è nell'intensità dei momenti di ispirazione, è nella consistenza delle azioni quotidiane. Non sono i grandi gesti che creano i grandi risultati, sono i piccoli gesti ripetuti migliaia di volte. Marco Aurelio lo sapeva bene. Ogni mattina, prima di governare l'impero più grande della storia, dedicava tempo a quello che chiamava preparazione mentale. Non era meditazione passiva, era programmazione attiva. Si faceva 3 domande fondamentali: cosa posso controllare oggi? Come posso crescere oggi? Come posso contribuire oggi? 3 domande, ogni mattina, per anni. Il risultato? Una chiarezza mentale che i suoi contemporanei consideravano sovrumana. Non era sovrumana, era sistematica. E qui
arriviamo al cuore di tutto. I vincitori non sono persone straordinarie che fanno cose straordinarie. Sono persone ordinarie che fanno cose ordinarie in modo straordinariamente consistente. La magia non è nell'azione, è nella ripetizione. Non devi rivoluzionare la tua routine, devi evolvere la tua consapevolezza. Quando ti lavi i denti, invece di pensare alla giornata che ti aspetta, concentrati completamente su quello che stai facendo. Presenza totale. Quando cammini verso l'automobile, invece di controllare il telefono, osserva quello che ti circonda. Consapevolezza piena. Quando parli con tuo figlio, invece di pensare al lavoro, ascolta davvero quello che ti sta dicendo. Attenzione totale. Piccoli cambiamenti, grandi risultati. Perché quello che stai allenando non è la capacità di fare cose specifiche. Stai allenando la capacità di essere presente, consapevole, intenzionale in tutto quello che fai. E questa capacità si trasferisce automaticamente a tutto il resto. L'integrazione quotidiana ha anche un aspetto più strutturato. Ha a che fare con la creazione di sistemi invece che il perseguimento di obiettivi. Gli obiettivi ti dicono dove vuoi andare. I sistemi ti ci portano. Gli obiettivi sono eventi. I sistemi sono processi. Gli obiettivi dipendono dalla motivazione. I sistemi creano la motivazione. Marco Aurelio non aveva l'obiettivo di essere un buon imperatore oggi. Aveva il sistema di preparazione mentale che automaticamente lo rendeva un buon imperatore ogni giorno. Seneca non aveva l'obiettivo di imparare qualcosa oggi. Aveva un sistema che automaticamente trasformava ogni esperienza in apprendimento. Epitteto non aveva l'obiettivo di essere saggio oggi. Aveva il sistema di riflessione quotidiana che automaticamente distillava saggezza da ogni situazione. Come si crea un sistema personale di integrazione quotidiana? Primo, identifica i momenti di transizione nella tua giornata. Il momento in cui ti svegli, il momento in cui esci di casa, il momento in cui inizi a lavorare, il momento in cui torni a casa, il momento in cui vai a dormire. Secondo, associa a ogni momento di transizione una micropratica di 1 minuto, 1 minuto di respirazione consapevole, 1 minuto di gratitudine, 1 minuto di visualizzazione del giorno ideale. Terzo, ripeti per 21 giorni consecutivi. Dopo 21 giorni non dovrai più ricordarti di farlo, lo farai automaticamente. La chiave non è la perfezione, è la progressione. Non devi fare tutto perfettamente dall'inizio. Devi solo fare qualcosa ogni giorno. Meglio 1 minuto al giorno per 1 anno che 1 ora una volta al mese. Perché quello che conta non è l'intensità del singolo momento, è l'accumulo nel tempo. E qui arriviamo al principio che governa tutto, la crescita composta. Migliorare dell'1% ogni giorno ti rende 37 volte migliore in 1 anno. Ma il miglioramento dell'1% è impercettibile giorno per giorno. È solo quando guardi indietro dopo mesi che ti rendi conto di quanto sei cambiato. I vincitori maturi hanno imparato a fidarsi del processo anche quando non vedono risultati immediati. Sanno che la crescita vera è invisibile, fino a quando non diventa inevitabile. L'integrazione quotidiana ha anche un aspetto emotivo che spesso viene trascurato: la gestione dell'energia. Non si tratta solo di cosa fai, si tratta di come ti senti mentre lo fai. I perdenti gestiscono il tempo, i vincitori gestiscono l'energia, perché puoi avere tutto il tempo del mondo, ma se non hai energia non otterrai nulla. Puoi avere poco tempo, ma se hai energia focalizzata otterrai miracoli. Seneca aveva identificato 4 tipi di energia: fisica, emotiva, mentale, spirituale. Energia fisica: come ti prendi cura del tuo corpo. Energia emotiva: come gestisci le tue relazioni. Energia mentale: come usi la tua attenzione. Energia spirituale: come allinei le tue azioni con i tuoi valori. I vincitori investono ogni giorno in tutti e 4 i livelli. Mangiano per alimentare il corpo, non per soddisfare le emozioni. Si circondano di persone che li elevano, non che li prosciugano. Proteggono la loro attenzione come un tesoro prezioso. Agiscono in coerenza con quello in cui credono profondamente. Il segreto finale dell'integrazione quotidiana: non devi diventare una persona diversa,
devi solo diventare più te stesso. Tutti i principi che abbiamo esplorato, il coraggio, la disciplina, lo scopo, il focus, la crescita, la gratitudine, l'umiltà, non sono qualità che devi acquisire dall'esterno. Sono qualità che hai già dentro, devi solo decidere di attivarle. Crea il tuo sistema di integrazione quotidiana in 3 passi. 1. Scegli 3 momenti di transizione nella tua giornata. 2. Associa a ciascuno una micropratica di 1 minuto basata sui principi che abbiamo esplorato. 3. Impegnati per 21 giorni consecutivi. Scrivi il tuo sistema e mettilo dove lo vedi ogni giorno. Il cambiamento non avviene nella mente, avviene nelle azioni ripetute. Questo ci porta all'ultima verità che devi conoscere. La verità che trasformerà tutto quello che hai sentito fino ad ora da concetti interessanti in realtà vivente. Ecco la verità pura. Hai tutto quello che serve per vincere. Tutto. Marco Aurelio, Seneca, Epitteto erano esseri umani come te, con paure, dubbi, problemi, con giornate difficili, momenti di debolezza, tentazioni di mollare, ma hanno scelto qualcosa che tu puoi scegliere oggi. Hanno scelto di pensare come vincitori, non una volta, ogni giorno, ogni momento, ogni volta che la vita li metteva alla prova. E la vita ti metterà alla prova. È garantito. Ci saranno giorni in cui tutto sembrerà andare storto, giorni in cui ti chiederai se ne vale la pena, giorni in cui la voce nella tua testa ti dirà «Lascia perdere, accontentati, non è per te». In quei giorni ricordati di quello che hai sentito oggi. Ricordati che la paura è solo informazione, non verità. Ricordati che il lavoro superiore è espressione, non punizione. Ricordati che lo scopo è più grande del comfort. Ricordati che il focus è un superpotere allenabile. Ricordati che la maestria è un viaggio, non una destinazione. Ricordati che la gratitudine e l'umiltà sono strategie, non debolezze. Ricordati che l'integrazione quotidiana trasforma la conoscenza in saggezza. Soprattutto, ricordati di questo. Non stai cercando di diventare qualcun altro. Stai cercando di diventare te stesso, la versione più autentica, più potente, più integra di te stesso. Quella versione esiste già, è sempre esistita. Sta solo aspettando che tu smetta di negarla e inizi a incarnarla. La domanda non è se puoi farcela. La domanda è: vuoi farcela abbastanza da pagare il prezzo? Perché il prezzo è questo. Dovrai smettere di essere chi sei. Per diventare chi puoi essere, dovrai abbandonare le scuse che non ti fanno migliorare. Dovrai lasciare andare le persone che ti mantengono mediocre. Dovrai rinunciare alle comodità che ti impediscono di crescere. Dovrai scegliere il disagio della disciplina invece del dolore del rimpianto. Dovrai smettere di sognare la vita che vuoi e iniziare a viverla. Ogni giorno che aspetti diventa più difficile. Ogni giorno che procrastini, la distanza tra chi sei e chi potresti essere si allarga. Ogni giorno che agisci diventa più facile. Ogni giorno che ti alleni a pensare come un vincitore, il tuo cervello si modifica per il successo. Non devi essere perfetto, devi solo essere consistente. Non devi cambiare tutto, devi solo cambiare qualcosa. Non devi essere il migliore del mondo, devi solo essere migliore di ieri. Marco Aurelio scriveva: puoi liberarti dalle catene del passato in qualsiasi momento tu scelga. Quel momento può essere oggi. Quel momento può essere ora. Quel momento può essere questo. La strada è davanti a te. Gli strumenti ce li hai. La mappa te l'ho data. I 7 pilastri della mentalità vincente non sono teoria, sono pratica, non sono concetti da capire, sono principi da vivere, non sono idee da ammirare, sono azioni da implementare. Ora tocca a te. Cosa scegli? Rimanere dove sei, con la sicurezza della mediocrità e la comodità della lamentela? O diventare chi sei destinato a essere, con l'incertezza della crescita e l'emozione della scoperta? Il tempo passa comunque. La domanda è: quando sarà passato, sarai lo stesso di oggi o sarai finalmente diventato un vincitore? Seneca aveva ragione. Non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto. Oggi, questo momento, questo secondo, non è sprecato se lo usi per decidere. Decidere di smettere di aspettare,
decidere di smettere di sperare, decidere di iniziare ad essere, perché i vincitori non rimandano mai a domani quello che possono fare oggi, e oggi è tutto quello che hai, ma è anche tutto quello che ti serve. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.